Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2025. Uh, 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 Il diavolo, il matto e la ruota della fortuna. Li lascio tutti e tre, ragazzi. Mese interessantissimo, devo dire, con tre arcani maggiori. Qualcosa mi dice che potrebbero cambiare le cose, diciamo, intorno a voi. C'è la ruota della fortuna, quindi c'è da sperare che i cambi siano positivi, ma c'è anche il diavolo. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non tutto risuoni. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare ascendente e segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica e uno è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, cari amici dell'Aquario, iniziamo con la morte. Wow, ma che energia! Abbiamo un 7 di spade, un 6 di spade, la forza, 7 di spade, 6 di denari e la forza. Non so se questa carta l'ho detto giusta. Abbiamo un'altra volta la ruota della fortuna, un 7 di denari, un 5 di bastoni e un 7 di bastoni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, le spiego poi con i mini tarocchi in modo da capire un po' com'è l'energia, e potrebbero esserci come dei messaggi spot, diciamo così. Dopodiché andrò a fare i vari esempi per l'amore, per il lavoro, per l'economia, per la famiglia, per i progetti e via dicendo. Partiamo da questa morte al contrario. Direi che è una carta un po' impegnativa per iniziare, ragazzi, e ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che probabilmente deve essere lasciato indietro, ma o non riuscite o ci sono come delle condizioni che non lo permettono. Andiamo a vedere. Il lavoro potrebbe essere l'8 di pentacoli, l'asso di spade, qualche notizia che arriva, il rifiuto, la non accettazione di qualche situazione, oppure dei bambini. Ovviamente sono esempi, non risuona per tutto, adesso è solo per avere un'idea un po' più specifica della carta, poi andiamo a vedere caso per caso. 7 di spade, abbiamo un 10 di bastoni e un re di coppe. Andiamo a vedere anche il 6 di denari. Abbiamo un cavaliere di denari, un 2 di spade, una regina di bastoni e un asso di bastoni. Allora, devo dire che qui o qualcuno potrebbe voler lasciare un lavoro. Guardate, in un certo senso rivedo la lettura in queste tre carte, una situazione un po' soffocante che vuole ripartire verso nuovi obiettivi. Anche qui abbiamo un 10 di bastoni. Il 10 di bastoni è una carta che ha bisogno di lasciarsi indietro delle responsabilità, ha bisogno di togliersi dei pesi da dosso. Considerato che c'è un 7 di spade, potrebbero essere cose che vi state tenendo dentro, cose che non avete detto. È come, sapete, togliersi il sassolino nella scarpa. C'è anche un 2 di spade, quindi
Potreste anche passare una fase dove lo dico o non lo dico, faccio scoppiare la bomba o no. Andiamo a vedere la forza. Regina di coppe, imperatore e 9 di coppe. Andiamo a vedere anche la ruota della fortuna, perché qui ho come l'idea che vi basterà fare un passo, cioè certe volte non è importante la scelta in sé che si prende, certe volte è importante scegliere, perché ci sono certe persone che restano nell'indecisione per anni. Ma è qui e poi si fanno prendere dalla testa, dall'ego, dalle manipolazioni che ci autoinfliggiamo, tipo quando iniziamo a giustificare troppo i comportamenti dell'altro e quindi non si prende una decisione, oppure vogliamo fare questa famiglia oppure no. Se fosse sì, ma il tema è, per esempio, non ci sono i soldi, una persona saggia, nel momento in cui ha intenzione di fare un progetto, inizia a mettersi via i soldi, inizia a risparmiare per ottenere quel progetto. Il punto è fare. Andiamo a vedere la ruota. Eremita. Credo che qualcuno stia aspettando una mossa da parte di qualcun altro, un'offerta. Andiamo a vedere il 7 di denari, un qualche tipo di comunicazione. 2 di bastoni per il 7 di denari, 5 di pentacoli e 8 di spade. Mi viene da dire, cercate di agire in modo economico, visto che c'è un 5 di pentacoli che è sempre una carta un po' di ristrettezza economica, se non addirittura perdita. Cercate di agire con prudenza, insomma, come vi ho detto prima, se avete un obiettivo magari risparmiate un po' prima per poi conseguire l'obiettivo. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, 2 di coppe e regina di denari. Potrebbero essere conflitti sul modo di vedere una relazione, cioè è giusto che sia così o è giusto che sia così? Come fa una coppia normale? Qual è il parametro ritenuto giusto? Però ho anche l'idea che non è tanto il conflitto in sé, più che tutto cosa è giusto per voi, cioè come voi gestite il conflitto. Non è che ci sia un manuale sulla coppia perfetta, fino a dove deve cedere lei, quando deve cedere lui, cioè no. E quindi è come, ma questa è una roba vostra, sia che siete single, sia che siete in coppia, questo è il modo di relazionarvi all'interno di una coppia, che sì può essere una coppia romantica con un due di coppe, ma non è detto, può anche essere una relazione a due con un amico, con un collega. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Mm. Mondo e carro. Che interessante. Qualcuno potrebbe effettivamente spostarsi, muoversi da questa situazione di inizio febbraio che non vi fa star bene. Io qui credo che sia anche un po' tossica per qualcuno, soffocante, mi viene da dire, schiavizzante. Allora, andiamo settore per settore. Diciamo che in linea generale è come se doveste uscire da una situazione, da una quotidianità, uno stile di vita, ma siete insicuri se farlo o no. Ehm, io credo perché qualcuno non abbia tanta voglia di prendersi certe responsabilità e non c'è niente di male nell'ammetterlo, l'importante è che uno sia cosciente.
cioè nel senso ci sta, no? No, non ho voglia di prendere un animale perché sono troppe responsabilità, bisogna tenerlo bene, via dicendo, no? Quindi no, non me la sento. E per altri versi c'è una situazione che dovete prima chiudere per poter poi andare verso il futuro. Qui avete la ruota della fortuna due volte, avete il mondo, il carro, quindi c'è un movimento, c'è un cambiamento alla fine del mese, ma fondamentalmente dovete prendere in mano voi le redini della situazione o della relazione. Adesso partiamo con il lavoro. Devo dire che è un periodo favorevole per i disoccupati che sono in cerca di lavoro. Mm, allora, avete ruota della fortuna e matto, tante altre belle carte, quindi è facile che arrivi qualche proposta, che arrivi qualche offerta, che sentiate di qualcuno che sta cercando e voi siate proprio lì al momento giusto, nel posto giusto. E quindi ci sono buone probabilità, insomma, che iniziate a lavorare nel mese di febbraio. L'unica cosa che vi dico è che potrebbe essere necessario spostarsi e se vi piace lavorare da soli, ecco, adeguatevi un po', perché potrebbe essere un lavoro di gruppo. C'è da muoversi però, per qualcuno è un movimento di chilometri, ipotesi, per qualcun altro potrebbe essere uno spostamento di residenza proprio. Per quello che riguarda le persone occupate, allora, io ho l'idea che le vostre sorti, il vostro destino sia in procinto di cambiare. Allora, qui o si trasferisce l'azienda, o trasferiscono voi, il reparto, o vi cambiano magari di mansione, oppure vi affiancano qualcuno. Questo ce l'ho piuttosto forte nella lettura. Potrebbe anche essere che inizierete a fare formazione a questa persona. Magari non è un collaboratore alla pari con le vostre stesse conoscenze, ma è una persona in formazione, quindi siete voi che dovete insegnare il lavoro a questa persona. Tutto sommato devo dire che le cose fluiscono nel mese di febbraio, cioè avrete parecchie soddisfazioni, insomma. Per chi è autonomo, allora qui il punto è che ci sono certe questioni, vuoi della mente, del vostro modo di pensare, potrebbero essere dettagli, potrebbero essere atteggiamenti, c'è un qualche cosa che assolutamente dovete lasciare andare con questo 10 di bastoni, dovete togliervi dei pesi, togliervi delle responsabilità. Le persone che, ah, faccio tutto io e dopo un po' si drenano perché è impossibile, soprattutto se insomma la ditta, l'azienda ha una certa mole di lavoro. Quindi io ho come la sensazione che potreste assumere qualcuno o comunque appoggiarvi ad una di quelle agenzie che fanno il lavoro delle fatture, delle email, insomma la parola che mi è arrivata è delegare. Quindi avete bisogno di togliervi dei compiti formica, tipo quelle cose che si fanno piano piano, tipo le fatture che bisogna farle piano piano, con attenzione, via dicendo, che sono dei lavori un po' barbosi e che io reputo che o si è portati per fare questi lavori, perché sennò diventa un po' un pasticcio, diventa una forzatura. Però ecco, è come se doveste riuscire a delegare i piccoli lavori, magari quelli che non vi piacciono tanto, se vogliamo, a qualcun altro, proprio in modo da, primo, avere energia per voi per ricaricarvi, secondo, per guardare al futuro. Perché qui le carte, cioè, ragazzi, avete due volte la ruota della fortuna, qui le cose cambiano a 360 gradi, o sì o sì, ok? Quindi aspettatevi un panorama nuovo alla fine del mese. Potrebbero essere nuovi clienti, potrebbero essere nuovi mezzi di trasporto, nuove attrezzature per il lavoro, potrebbero essere nuovi dipendenti, ok? Cambia un pochettino tutta la struttura della vostra ditta piuttosto che azienda. Quindi positivo. Per quello che riguarda invece il lato economico.
Ecco, allora lì, qualsiasi categoria voi siate, occupati, non occupati, insomma, ho la sensazione che vi invitino a risparmiare in questo mese, non fare spese avventate. Primo perché qualcuno potrebbe avere dei debiti da pagare o contrarre dei debiti, considerato che vi ho detto prima, magari potrebbe esserci la necessità di cambiare dei mezzi, innovare degli strumenti di lavoro, potrebbe anche essere una macchina, per esempio, anche solo per spostarvi, andare al lavoro e fare più chilometri di prima. Valutate bene e poi comunque, a parte il consiglio che vi ho dato prima, cioè nel senso che se avete un obiettivo, prima risparmiate almeno un po' e poi effettuate l'acquisto, non prendete tutta a rate. Però qui ho la sensazione che ci siano come delle spesucce che non avevate calcolato e che in un certo senso potrebbero pesare il mese di febbraio. Quindi il consiglio delle carte è di spendere il meno possibile, di piuttosto quello che potete, le spese che potete, rimandatele magari a marzo-aprile. C'è proprio da stare un po' con la cinghia stretta. Per quello che riguarda invece i progetti, allora devo dire che c'è come del movimento nella zona progetti. Giustamente avete 2 volte la ruota della fortuna, quindi le cose il panorama cambia. Io credo che prima passiate attraverso questa morte, questo 7 di spade, prima vi toglierete delle ideologie, degli obiettivi egoici. Un obiettivo egoico potrebbe essere: voglio ottenere quel risultato perché devo dimostrare a quella persona, devo dimostrare a mia madre, devo dimostrare a mio padre, devo dimostrare al mio partner. Chi se ne frega? Non vi attaccate al risultato solo perché dovete dimostrare per far capire all'altro che valete. Valete a prescindere. Non identificatevi con l'obiettivo. Non è che valete se raggiungete il risultato. Anche se il risultato non lo raggiungete, valete lo stesso. Quindi è un po' il distacco da questo modus pensandi che secondo me dovete lavorare. E c'è anche qui appunto il 10 di bastoni, che è una carta che vi dice che e basta con le responsabilità, basta con prendervi le colpe, basta con il gestire certe situazioni che non sono vostre. Ritorniamo un attimo ai progetti, che devo dire daranno parecchie soddisfazioni, soprattutto perché ho questa idea di velocità nella progettualità. Non lo so perché, ma è come se si accelerassero un po' le cose nel mese di febbraio, le idee fluiranno parecchio, ehm, è come se fosse nel flusso, no? È come se ritrovaste l'entusiasmo grazie a questo progetto. E vi dico, non vi darà neanche poche soddisfazioni, anzi. Però credo che, soprattutto se è un progetto da cui ricavate del denaro, credo che o lo abbiate lanciato da poco o sia un momento più di, come si dice, mantenimento piuttosto che di guadagno. Cioè è come un, ok, lo porto avanti perché devo solidificare questo progetto. I risultati secondo me arriveranno un po' più in là a livello tangibile. Non che non ci siano, però non sono uguali alle aspettative che avete. Per quello che riguarda le persone vicino a voi, quindi i familiari, gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, devo dire che può essere un mese equilibrato. Nella zona dei colleghi di lavoro potrebbe esserci qualche conoscenza interessante per i single, qualche flirt, qualche avventura, magari anche qualcosa di più in là, perché ovviamente bisogna lasciare che le cose maturino. Comunque vedo un periodo abbastanza sereno. Potrebbero esserci, ragazzi, delle questioni da accordare con i vostri familiari. Cioè io ho come la sensazione che bisogna, che si debba come creare uno scambio equo tra quello che fate voi e quello che fa il familiare. E quando non si può, tipo, vi faccio un esempio, io ho una cliente che quando si occupava
della mamma, erano in due, lei e il fratello, e lei si occupava della parte pratica perché abitava vicino alla mamma, mentre il fratello che abitava lontano si occupava della parte economica, quindi pagava le spese. La mamma si occupava della gestione, scusate, la sorella si occupava della gestione pratica della situazione, mentre il fratello, considerato che era lontano, partecipava con con una quota in denaro, insomma. Quindi ognuno a proprio modo, perché magari non tutti possono fare la stessa cosa, però è giusto trovare un equilibrio, insomma, ed è quello che vi consigliano un pochettino le carte, soprattutto nel mese di febbraio, cioè nel senso è un po' quello l'onda del mese di febbraio, il trovare un punto medio con qualche familiare, qualche collega, potrebbe essere anche, qualche amico, insomma, il punto medio. Se vi devo dire come andrà il vostro stato psicoemotivo nel mese di febbraio, allora, state attraversando un periodo di rimodellamento del vostro modo di pensare e per qualcuno potrebbe proprio anche essere il dove vado di nuovo, cosa faccio, che cosa mi dice il mio bambino interiore, dove vorrebbe andare, che cosa vorrebbe fare, cosa lo renderebbe felice. Se è un periodo in cui vi state facendo queste domande, vi dico, febbraio sarà un buon mese per tagliare con tutte le aspettative esterne, l'ego, quello che penso di dover fare, quello che penso gli altri si aspettino, quello che penso la società voglia da me o ritenga normale piuttosto che di successo. Ed è un po' quello, no, il tema secondo me qui. Analizzate un po' i vostri pensieri, il vostro modo di pensare, e dove credete di dover credete, perché poi non è detto, vi dico, non vi identificate con il risultato, voi volete a prescindere. Poi avere degli obiettivi nella vita va bene, ma se poi falliscono, cioè, boh, avanti un altro, no? Le persone di successo non è che sono diventate di successo al primo colpo. Qualsiasi cosa sia il successo che voi volete raggiungere, qualsiasi sia il successo che voi volete raggiungere, vi dico, normalmente le persone hanno una serie di fallimenti alle spalle, perché sono quelli che gli danno l'esperienza per poi arrivare al progetto vincente. E qui è anche un po' il chiedersi nel mese di febbraio come potete gestire meglio le relazioni, come potete essere più sinceri all'interno dello scambio nei confronti dell'altro e prima di tutto nei confronti di voi stessi. L'asso di spade è una carta che mi parla della verità che viene a galla, ma può essere anche una vostra verità interna perché fate un lavoro di autoanalisi, ok? Ipotesi, la mia verità è che, oh caspita, mi sono accorta di avere una ferita da rifiuto che non ho mai curato. Il mio bambino interiore ha questa ferita da rifiuto da curare e ogni volta che credo o sento il pericolo o ho paura che qualcuno mi rifiuti, io modifico il mio comportamento al fine di non essere rifiutata, proprio perché ho questa paura che non è stata elaborata. Una volta che io vedo la paura e la guarisco, non cado più in quel tipo di comportamento. Spero di avervi aiutato. Allora, andiamo a vedere un oracolo, due in realtà. Intuizione, carta numero 18. Questa carta vi dice che siete connessi con il sapere, il sapere della vostra anima. Scusate, mi sono un po' incartata nella traduzione. È come se vi dicesse la vostra anima nel profondo lo sa. Ha il terzo occhio qui, non so se si vede, ha la luna. Guardate, vedendo la figura si sta coprendo quasi, si sta come proteggendo. È come se proteggesse una sua realtà il corpo fisico perché riesce ad avere l'intuizione per guardare nel lungo periodo. Interessante. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo con l'ultimo oracolo. Gli ultimi. Passa il giorno con Dio.
carta io la adoro. Oggi è un giorno da passare con Dio. Dio può essere sostituito con universo, con madre terra, fonte, quello che più vi piace. Un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Aggiungerei un giorno di contemplazione. Immagina che tutto il mondo sia una cappella sacra. Ogni centimetro della tua vita è pieno di grazia e di presenza divina. L'obiettivo: visualizzati in compagnia del cielo in ogni minuto del giorno. Per la serie Sentiti accompagnato. E qui abbiamo scegli di prendere potere. Non c'è una parola in italiano che renda così bene l'idea come empoderarte in spagnolo. Empoderate, cioè prendi il tuo potere. In italiano è troppo lungo. Lezione di oggi. Questo è un giorno per mettere in pratica la capacità di scelta. Scegli uno stato d'animo che vuoi avere e di se vai ad adottare un'attitudine positiva o negativa. Sarebbe ossia perché la scelta è tua. Quindi scegliete se volete stare in uno stato d'animo positivo o negativo, perché la scelta è nostra. L'obiettivo: renditi conto che se hai l'abilità, sei in possesso dell'abilità di migliorare la tua vita ogni giorno. Ragazzi, provare uno stato d'animo è umano, restare in quello stato d'animo è una scelta. Quando io ho un momento torre, un momento morte, visto che qui iniziamo, no? Un momento di schiavitù dove sbuffo, dove la testa, i pensieri, insomma, ridondano sempre in modo circolare, sta a noi fare quelli che vengono chiamati gli agguati. Io vi consiglio anche di battere le mani 3 volte perché rompe l'energia, però comunque si tratta di cambiare nel momento in cui ve ne accorgete lo stato d'animo. Quindi se siete arrabbiati con una persona, ok, da oggi, da adesso, scelgo di non essere più arrabbiata. Poi se volete proprio fare le cose fatte bene, ci sono proprio delle meditazioni, dei lavori, dei decreti da fare per elaborare la rabbia, perché sì, deciderlo va bene con la mente, però noi siamo fatti di mente e spirito e corpo, ok? Però non si può lavorare solo sulla mente, bisogna lavorare anche sul corpo e sullo spirito. In questo caso, sì, lo decido, ma devo anche viverlo, devo effettivamente vivere quello che io decido, quindi smetto di essere arrabbiata e poi effettivamente non percepisco più la rabbia. Tra l'altro la rabbia è un tema che sto trattando nella sezione degli abbonati. Se volete fare un giro e vedere di cosa si trattano, ci sono i titoli che si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tutta la sezione degli abbonati è una scuola, è tutto quello che ho imparato io in tanti anni di studi olistici e lo metto a vostra disposizione sostanzialmente. Comunque i titoli si vedono. Per sostenere il canale, ragazzi, mettete like, iscrivetevi o condividete il video, lasciate un commento che a me piace sempre leggerli. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!